Il signor Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, si è recentemente detto infastidito, per usare un eufemismo, per il fatto che gli ambientalisti continuino a richiedere che i jet privati vengano messi al bando. Ora, io come prima cosa volevo quantificare l'impatto climatico dei jet privati. Secondo le stime, i jet privati emettono il 4% delle emissioni nel settore dell'aviazione, che a sua volta rappresenta il 4% delle emissioni totali. Ma il punto non è se i jet privati emettano lo 0,2, il 2 o il 20% delle emissioni. Il punto è che noi dobbiamo azzerare completamente tutte le emissioni di CO2 il prima possibile se vogliamo evitare che i fenomeni meteorologici estremi, come ad esempio le ondate di calore che si stanno abbattendo ora su Italia ed Europa, continuino a peggiorare. E quindi è ovvio che lo dobbiamo iniziare a fare dai settori in cui emettere è uno spreco, come quello dei jet privati. Per viaggiare da Milano a Roma in jet privato si emette 300 volte di più che viaggiare in treno ad alta velocità. Inoltre questi impatti sono comunque gravi dal punto di vista delle vite umane. Secondo questo articolo di Daniel Bressler si stima che per ogni 4.400 tonnellate di CO2 che vengono emesse, una persona morirà proprio a causa dei fenomeni meteorologici estremi. Quindi i jet privati emettono nel complesso 80 milioni di tonnellate di CO2 equivalente in un anno, e questo corrisponde alla morte di 18.000 persone. La seconda cosa che volevo dire al signor Fedez è che il suo ragionamento, cioè quello di dire anche se io smettessi di prendere i jet privati il mondo brucierebbe comunque, fotografa esattamente quello che nelle scienze sociali viene detto un dilemma sociale, cioè dal punto di vista individuale. Se tutte le persone guardano esclusivamente al tornaconto personale, tutti hanno l'incentivo di dire no, inizia tu a ridurre le tue emissioni, no, inizia tu, e così non inizia nessuno e ci ritroviamo in una situazione di disastro ambientale. Però noi sappiamo che le società umane sono in grado di cooperare anche in condizioni difficili, però sotto alcune condizioni. E questo articolo, pubblicato quest'anno, Fighting Climate Change, ci dice una di queste condizioni. È stato chiesto a 40.000 persone di 20 paesi diversi qual è il fattore che li motiva di più a ridurre le proprie emissioni, e volete sapere qual è il fattore più gettonato? È questo: ridurre le emissioni dei più ricchi. Quindi se noi riduciamo le emissioni dei super ricchi abbiamo degli effetti incentivanti per tutte le altre fasce della popolazione. Quindi per questo concentrarsi sulle emissioni dei super ricchi è non solo giusto ma anche efficiente.